Aggiornamento di calciomercato Inter, ci sono tantissime notizie in queste ore e un possibile colpo di scena in vista di quelli che saranno gli ultimi giorni di mercato, perché la situazione infortunati e alcuni casi aperti stanno spingendo l'Inter in queste ore a fare delle valutazioni. In particolare Francesco Acerbi, nuovo stop. Era tornato in panchina, sembrava pronto a giocare, invece nelle scorse ore è tornato a fare lavoro personalizzato. Secondo alcuni non è niente di grave, non è niente di preoccupante, non è escluso addirittura che già domenica contro l'Empoli possa esserci di nuovo in panchina, però Acerbi, secondo quello che riferisce la Gazzetta dello Sport, non si sente ancora completamente a posto fisicamente, e allora, come vi dicevo già ad inizio gennaio, sono in corso delle valutazioni sulla possibilità di andare ad intervenire sul mercato con un acquisto in difesa che è il reparto che ha avuto più difficoltà con i vari infortuni nell'ultimo periodo, che ha portato alcuni giocatori a sovraccaricarsi anche di impegni. Intanto invece a centrocampo Mkhitaryan è rientrato, Correa in attacco resta ancora da capire, da valutare. Su Çalhanoğlu arrivano delle notizie incoraggianti che fanno sperare che possa essere recuperato per giocare contro il Monaco in Champions League, quindi prima del derby, mentre Frattesi dal mal di pancia, diciamo anche in live, è passato all'affaticamento muscolare. In realtà era già un pochino in difficoltà dopo la Supercoppa, per fortuna l'accertamento a cui si è sottoposto non ha evidenziato grossi problemi, però scopriremo solo nelle prossime ore se sarà presente contro l'Empoli domenica oppure resterà fuori. Qui partono chiaramente tante speculazioni sul giocatore che resta al centro di questo pressing della Roma, ma come detto non è l'unico nome caldo, non è l'unica situazione calda da qui a fine mercato di gennaio. Ne parliamo allora in questo nuovo episodio di oggi. Amiche e amici passioni interisti, ben ritrovati. Vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti, così continuate a far crescere il nostro progetto, un progetto che cresce sempre più grazie al sostegno dei nostri abbonati del club di Passione Inter, che da questo mese stanno approfittando anche di una grande novità che abbiamo lanciato dopo le vostre richieste, per cui adesso abbonarsi al club di Passione Inter è ancora più semplice e più flessibile, perché abbiamo introdotto gli abbonamenti mensili. Per questo motivo adesso tutti voi avete la possibilità di valutare i benefici del club di Passione Inter prima di prendervi un impegno più lungo, con appunto un abbonamento mensile che potete sottoscrivere scegliendo il vostro piano preferito nel link che trovate qui sotto in descrizione. Quindi vi aspettiamo nella nostra community esclusiva, dove in queste ore stiamo parlando di tutte queste notizie, perché sono veramente tante. Dopo vi voglio lanciare anche una provocazione sul tema mercato, ma prima partiamo da una cosa che abbiamo saputo con i ragazzi dello staff di Passione Inter, perché all'inizio della prossima settimana, dopo l'Empoli dunque, da quello che abbiamo saputo, dovrebbe andare in scena all'Inter un vertice di mercato da cui con ogni probabilità capiremo poi in maniera più concreta cosa succederà da qui al 3 febbraio, giorno della chiusura del mercato. Come dicevamo ad inizio mercato, quindi ad inizio gennaio, la situazione Acerbi sta spingendo a fare delle valutazioni su un possibile colpo in difesa. Non ci sono ancora nomi, cercheremo di scoprirli eventualmente nelle prossime ore, ma intanto chiedo a voi se siete d'accordo eventualmente con l'idea di un acquisto in difesa, oppure se serve di più in altri reparti, ed eventualmente se avete anche dei nomi preferiti su cui andare a puntare. La domanda che intanto sorge spontanea però secondo me è: come fai a fare un altro acquisto se già ora ci sono 2 giocatori come Correa e Palacios che sono fuori dalla lista Champions sostanzialmente, e la lista Serie A è piena? Come fai a prendere un altro giocatore se da regolamento non puoi prendere altri giocatori, a meno che non sia un Fabian che è un vivaio Inter, eccetera, eccetera? Ecco, attenzione in questo senso a Tajon Buchanan, l'esterno canadese. Già la scorsa settimana vi avevamo portato delle notizie che erano state lanciate da un portale canadese. Buchanan che può andare in prestito. Attenzione, perché si sta cercando una possibile sistemazione per farlo giocare con continuità dopo l'infortunio. Non è ancora deciso, se ne parlerà in queste ore, ma è certo che dovesse partire Buchanan si andrebbe a liberare un posto in lista che dubito a questo punto venga occupato da un altro esterno, perché intanto Darmian può tornare a fare il quinto con Dumfries a destra, e dietro avresti Bissek e Pavard, che Bissek è recuperato, Pavard è recuperato, scusate, Bissek lo sarà a breve, e a sinistra ci sono Di Marco e Carlos Augusto. Quindi l'eventuale
nuovo acquisto potrebbe essere in altri reparti e potrebbe prendersi il posto sia in lista Serie A che in lista Champions, proprio al posto di Buchanan, in Champions chiaramente solo da febbraio, quindi dagli eventuali spareggi o ottavi di finale in poi, a meno che non sia Fabian, come diciamo l'altro giorno, per regolamento potrebbe giocare anche queste 2 partite, oppure solo in lista Serie A ed eventualmente in Champions rientrerebbe Correa, che un po' se n'era parlato, così potresti avere 5 attaccanti in Europa. Fermo restando poi, accanto a questo, la situazione di Frattesi. Più si va avanti, ragazzi, non so che ne pensate voi, ma più si va avanti senza smentite e dietro front pubblici o meno, lato giocatore soprattutto, perché l'Inter non cambia versione, più diventa evidente che il giocatore voglia andar via. Allo stesso tempo la Roma non è minimamente vicina ad accontentare le richieste dell'Inter, che continua ad alzare questo muro da 45 milioni, e la Roma invece, si sono ipotizzate varie formule: prestito oneroso 6-7 milioni, poi riscatto obbligatorio, vari bonus in base al piazzamento per arrivare sui 25, massimo 28 milioni di euro. L'Inter, come detto, ne chiede più di 40, anche 45. Ecco, non vedo perché l'Inter debba abbassare delle pretese su un giocatore, mentre in queste ore stiamo vedendo Cambiaso della Juventus che viene valutato 70-80 milioni addirittura per andare al Manchester City. Il miglior marcatore della nazionale di Spalletti, che è Frattesi, perché debba valerne 25, francamente non lo capisco. Quindi anche il giocatore deve mettersi bene in testa che se vuole andare via deve portare un'offerta adeguata, altrimenti resta, si risetta sull'Inter come aveva fatto Brozovic ai tempi e poi se ne riparla eventualmente a giugno. Dovesse comunque andar via Frattesi adesso, numericamente poi un giocatore serve, perché a centrocampo inevitabilmente saremmo corti e dovrebbe essere un giocatore pronto subito, perché per quanto con Frattesi si parli del quinto centrocampista come gerarchia del centrocampo Inter, abbiamo visto che a centrocampo però servono delle forze fresche, dei giocatori che possono incidere, e dubito francamente che un profilo giovane alla Octree possa essere utile per gli obiettivi di questa Inter da qui a fine stagione. Non a caso, ne abbiamo parlato nelle scorse ore, c'è stato un nuovo contatto per Petar Sucic, centrocampista della Dinamo Zagabria, classe 2003, già soprannominato il nuovo Brozovic. È un centrocampista che gioca davanti alla difesa, di buona qualità, è in questo momento il miglior, se non uno dei migliori 2-3 massimo talenti del calcio croato, uno dei più interessanti, già con 5 presenze con la nazionale maggiore. Qualcuno ha sostenuto che potrebbe essere lui il sostituto di Frattesi, ma è fermo per un infortunio da novembre, sta rientrando, dovrebbe rientrare in questi giorni, e francamente non lo vedo un profilo pronto oggi per impattare, soprattutto sappiamo quanto Inzaghi poi impiega anche per integrare questi giocatori. Quindi il tentativo, da quello che ci risulta, è più per giugno e mi sembra già molto più credibile. Operazione da circa 15 milioni di euro, c'è un rapporto con l'entourage che permette di tenere vivo questo canale, ma se volete magari ne riparliamo in un altro contenuto a parte dedicato appunto a questo giocatore. Questo però per dire che Sucic non sarebbe un giocatore da under 23 come invece lo sarà con ogni probabilità Thomas Perez del Newell's Old Boys. L'Inter sta cercando di prenderlo dalla squadra argentina, è tramontata l'ipotesi Silvetti sempre dal Newell's, ma si sta lavorando su Thomas, per il quale c'è da dire che il Newell's ha chiesto delle cifre più alte per questo centrocampista difensivo, quindi adesso è un po' l'Inter che deve decidere se chiudere l'operazione spendendo un pochino più del previsto, circa 8 milioni complessivi, oppure no, ma sembra un affare comunque abbastanza avviato e vedremo. Ecco, Sucic è più pronto di questo Thomas Perez e questo fa pensare, vista anche la zona in cui gioca, che possa eventualmente arrivare o comunque che l'Inter ci stia ragionando per eventualmente scalzare Aslani poi dalla prossima stagione in quella zona di campo. Mentre in caso di partenza di Frattesi, nel club di Passione Inter con i nostri abbonati, le nostre abbonate, abbiamo fatto nelle scorse ore un appuntamento di scouting alla ricerca di un profilo con cui eventualmente sostituire Frattesi, cercare il profilo giusto, ideale per sostituirlo, e non abbiamo ancora completato la nostra analisi, quindi ci lavoreremo insieme ai nostri abbonati anche nelle prossime ore, ma la cosa che ci siamo detti è: se parte Frattesi, che è uno dei migliori in circolazione con quelle caratteristiche lì, soprattutto offensive, vuol dire che ad Inzaghi serve un giocatore differente da Frattesi, e quindi abbiamo ragionato su giocatori che potessero portare più palleggio e soprattutto più interdizione, che forse è quello che un po' manca all'Inter, soprattutto quando mancano Ciala e Mkhitaryan lì in mezzo al campo. Per l'Inter pare che
il nome in cima alla lista delle preferenze, da quello che abbiamo saputo anche noi e adesso lo stanno scrivendo un pochino tutti i giornali, rimane Ricci del Torino come profilo principale, un colpo interessante e difficile da fare probabilmente a gennaio, ma sembra essere lui il nome preferito dall'Inter. Per me un colpo giusto per caratteristiche sarebbe Frendrup del Genoa, ancora più incontrista ma abile a tutto campo, conosce molto bene la Serie A. Oppure un colpo più alla Oak-Tree sarebbe quel Rocco Reitz del Borussia Mönchengladbach, di cui qui su Passione Inter parliamo già da diverse settimane, un giocatore che con le dovute proporzioni chiaramente somiglia di più lui a Barella piuttosto che un Frattesi, ecco, quindi da questo punto di vista è più vicino lui a Barella piuttosto che Frattesi sicuramente, però non parla italiano, va integrato nell'Inter, cosa non semplicissima, quindi Frendrup forse sarebbe anche quello un pochino più pronto da mettere dentro subito. Detto questo, voglio chiudere, come detto, con una considerazione, una provocazione, ma più che altro una mia considerazione, si può anche provocazione, definiamola così. Ehm, Riguardo il mercato e gli obiettivi, ne stavamo parlando nel club di Passione Inter. Questa Inter vuole lottare giustamente per arrivare in fondo in tutte le competizioni e ad inizio stagione si è partiti con una rosa magari non perfetta, ma che io ritenevo e ritengo ancora ad oggi, lo dico subito, io ritengo ancora oggi questa rosa all'altezza di questi obiettivi ambiziosi, che non significa vincere tutto, ma provare ad arrivare in fondo in tutte le competizioni. E per me questa rosa è adeguata per provarci. È adeguata però se tutti quelli che hai rosa danno le adeguate garanzie e vengono integrati nel modo giusto, chiaramente. Oggi però siamo a metà stagione col mercato aperto e delle valutazioni vanno fatte a metà stagione. Ci sono dei giocatori che appunto da inizio stagione ad oggi non solo non hanno dato quelle adeguate garanzie, ma hanno aggiunto ulteriori dubbi. Acerbi in primis, che continua ad avere questi problemi. Arnautovic e Correa li vogliamo commentare? Tra l'altro se ci mettiamo tutti e 3, e Taremi in campionato l'apporto è di un solo gol tra tutti e 3, troppo poco, decisamente troppo poco. Buchanan e Palacios non hanno ancora dato un contributo. Anche Çalhanoğlu, potremmo metterci anche lui, è stato tutt'altro che solido dal punto di vista fisico. Accanto a questo, altri giocatori che non sono ancora integrati come ci si aspettava. Citavo Taremi, possiamo citare anche Zielinski, dovevano essere valori aggiunti, ad ora non lo sono ancora stati in termini proprio di apporto che hanno dato a questa squadra, se non per dei lampi in alcuni momenti. Alla luce di questo è piuttosto automatico dire che per mantenere le ambizioni di inizio stagione bisogna intervenire sul mercato per andare a prendere qualche giocatore, qualche certezza in più, qualche alternativa che sia più vicina ai titolari, soprattutto lì dove ci sono delle incertezze. Altrimenti è altrettanto automatico dire che bisogna rivedere gli obiettivi se non riesci a fare mercato o non vuoi fare mercato. Rivedere gli obiettivi, francamente, ci credo poco. Ci credo poco che quest'Inter cambierà approccio agli obiettivi da qui a fine stagione. Uno, perché c'è un allenatore che è molto ambizioso. Due, perché c'è una proprietà, Oak-Tree, che vuole i soldi della Champions probabilmente più dei trofei. E questo è un altro fattore determinante. Tre, c'è una dirigenza che ha bisogno anche di dichiarare ambizione, di puntare all'ambizione per tenersi anche i migliori giocatori. Per cui si proseguirà col tentativo di andare fino in fondo in tutte le competizioni. La speranza a questo punto è che questo sia il periodo più difficile della stagione, come secondo me lo è, per tanti motivi. I vari infortuni che si sono accumulati, la Supercoppa che ha creato problemi a tutti quanti, anche l'Atalanta, soprattutto la preparazione. Non dimentichiamolo, ribadiamolo più e più volte, questa è stata una preparazione che l'Inter ha impostato per arrivare in forma per il finale di stagione e per il mondiale per club anche. Quindi aspettiamo i prossimi sviluppi. Io non vorrei con questo contenuto aver messo ansia, perché anzi io continuo a ribadire che non può essere un pareggio contro il Bologna a mettere in discussione tutto, anche la sconfitta in Supercoppa non può mettere in discussione tutto, anche per come è arrivata. I risultati comunque di questa Inter sono evidenti, è un Inter che gira al girone d'andata in orbita scudetto, come punteggio potenzialmente è prima insieme al Napoli con una partita da giocare, il Napoli è lì alla portata e siamo lì come rendimento, come Inter, che se non è la migliore squadra in Europa poco ci manca, per cui avanti con fiducia, anche se un innesto, qualcosa dal mercato che possa dare un po' più di elettricità e anche nuovo entusiasmo, secondo me, farebbe bene, mi piacerebbe davvero vederlo. Fatemi sapere
che cosa ne pensate anche voi, se siete d'accordo con questo mio ragionamento, con questa provocazione finale, con questa mia analisi. Vi aspetto nel club di Passione Inter, link in descrizione per entrare a far parte della nostra grande community esclusiva. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.